Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamenti in Giardino. Oggi in questo breve video vi parlerò un pochettino dei bulbi, perché questa è una stagione veramente molto bella per poter scegliere i bulbi da piantare in giardino, in previsione poi della loro fioritura spettacolare della prossima primavera. Quindi adesso l'autunno rappresenta un po' quello che per chi dipinge, come me, io dipingo d'acquarello, è un po' una stagione che rappresenta un foglio bianco di carta da colorare, quindi si comincia a fare un bel disegno a matita che è trasformato nel lavoro del giardino e l'impianto dei bulbi nella terra, e si comincerà nello stesso tempo a pensare anche che tipo di colore vogliamo dare a questo disegno, e quindi scegliamo i bulbi in base alle specie, alle varietà e alle colorazioni, per far sì che con la prossima primavera questo disegno che abbiamo metaforicamente, che abbiamo costruito nell'autunno, poi prenderà vita con fioriture e piante veramente molto belle. Sono tantissimi i bulbi che possiamo scegliere, ci sono anche dei rizomi, dei cormi che possiamo scegliere da inserire nel terreno del nostro giardino. Io ad esempio stamattina sono uscito per prendere dei tulipani viola, tulipani bianchi, color salmone e gialli. A parte il giallo, che saranno relegati in un'altra zona del mio giardino, questi tre colori, salmone, bianco e viola, voglio metterli un po' mescolati insieme perché mi piace molto questa armonia di colore, molto delicato. Mi piacciono molto i tulipani con queste colorazioni molto delicate, ma ci sono tulipani, ad esempio i Rembrandt, che sono spettacolari con queste screziature nei petali veramente molto belli. Ho acquistato ieri anche un ciclamino dei boschi che andrò a sistemare poi sotto il banano, in una zona dove ho già fatto una parte per le piante che vogliono l'ombra. Questo andrà sistemato sotto il banano insieme ad un altro ciclamino che ho in vaso e che ha bisogno di essere messo in terra, perché in questo vaso non riesce a crescere bene, anche perché in vaso i ciclamini, se non facciamo attenzione alle bagnature, rischiano poi di marcire molto facilmente. In terra è molto più controllato, in terra un bulbo come un tulipano o un ciclamino dei boschi ad esempio può essere sistemato e poi ci penserà la pioggia a bagnarlo. Ad esempio il ciclamino non ha bisogno di frequenti innaffiature, e neanche i tulipani. Diciamo che il pericolo maggiore sta sempre nella marcescenza dei bulbi che andiamo a mettere in giardino, e quindi sistemati in terra rispetto ad un vaso c'è più controllo, mentre in vaso diventa tutto molto più complicato, perché se bagniamo troppo poi alla fine li facciamo marcire. Ho preso anche degli Ipeion, che sono molto curioso perché non ho mai avuto questa pianta in giardino, quindi anche loro saranno relegati in un pezzettino qui vicino all'entrata del giardino. L'anno scorso, all'inizio dell'anno scorso, mi ricordo che avevo fatto un video in cui avevo acquistato una grande quantità di bulbi da mettere in giardino. Bisogna ricordarsi anche che il pericolo per questi bulbi, a parte la marcescenza, è rappresentato da tutta una serie di animali che scavano le gallerie nel terreno del nostro giardino e che causano un danno a questi bulbi. Ci sono anche dei topolini da giardino, non ho ben capito che tipo di topolino faccia questo lavoro, che tendono anche a distruggere i bulbi, probabilmente si alimentano anche di alcuni bulbi. Ad esempio i tulipani che ho messo la primavera scorsa, l'autunno scorso in giardino, sono spuntati sì, ma non nella quantità che io avevo piantato, perché sono stati danneggiati tantissimo. Quindi se abbiamo un giardino in cui vediamo gallerie di talpe, cumuli di terra, e insomma c'è molto movimento sotto la terra, facciamo attenzione, perché potrebbe essere una zona non buona per sistemare i nostri bulbi. Io ho la fortuna di avere all'ingresso del mio giardino una parte in discesa, che quando è stata costruita questa casa probabilmente è stato messo del materiale tipo pezzi di mattone, pietre, un po' di scarto all'interno di questo terreno, e poi seppellito. Questo fa sì che sotto il terreno ci siano molte pietre, c'è un po' di disturbo per animali che vogliono scavare le gallerie, e credo che quello possa essere un luogo buono dove piantare i bulbi, perché in questo modo li preservo un po' da questo attacco sotterraneo.
I bulbi possono essere messi in giardino, come dicevo, e con molta attenzione anche in vaso. Possiamo usare anche dei vasi di questo tipo che sono molto belli. Questo è un vaso rotto alla base, con dei buchi anche abbastanza grandi, che voglio riutilizzare perché è molto carino, ad esempio per piantarci dei tulipani o anche dei crochi, tanti crochi in questo vaso bianco, potrebbe essere poi un risultato molto bello la prossima primavera. Questo quindi rappresenta il periodo giusto per poter pensare ai bulbi, perché altrimenti poi arriviamo all'inverno e potrebbe essere poi un periodo un po' diverso, un po' complicato per inserire dei bulbi perché la terra gela subito. Questo è un momento quindi adatto per poter portare i bulbi in giardino. Gli vengono in mente parecchie varietà di piante che si possono mettere in giardino, a parte i tulipani che hanno dei colori fantastici, mi vengono in mente anche le fritillarie, ce ne sono anche di specie con una certa altezza e ci sono anche delle piante molto piccole di fritillaria che sono interessanti, come la fritillaria meleagris, che fa queste piccole campanelle che, osservandole da vicino, sembrano delle scacchiere bianche e viola. Ci sono anche altri bulbi da portare in giardino come i narcisi, ce ne sono tantissimi, tantissime varietà, e io ad esempio amo particolarmente il narciso dei poeti perché è molto semplice, quello un po' che possiamo anche trovare in campagna, in montagna ad esempio, nel periodo primaverile, spontaneo. Mi piacciono anche però delle varietà selezionate come quei narcisi che hanno dei fiori molto grandi, gialli oppure bianchi o bianchi sfumati di rosa, a tromba, che hanno questi fiori molto grandi e che riescono a spiccare anche guardando un giardino in lontananza. Insomma, se fate una consultazione anche online su quelli che sono i bulbi da piantare in giardino in questo periodo, veramente ce n'è una scelta enorme. Ci sono anche gli arum, piante non sempre amate, per il semplice fatto che non hanno un buon odore, ad esempio l'Arum cornutum, il Sauromatus vittatum che abbiamo visto in un video anche di 1 o 2 anni fa relativo al mio giardino. Dopo metterò magari i link di sotto di questo in modo che potete poi tornare a quei video. C'è il Dracunculus vulgaris che crea questi enormi fiori porpora con un odore che non è molto buono ma che sono veramente spettacolari, e poi c'è qualcosa di più esteticamente più delicato, più bello, che sono gli arum, tipo l'Arum italicum, con le foglie macchiate di bianco e questi fiori molto ma molto belli, che poi una volta avvenuta la fioritura rimane poi in infiorescenza con le capsule dei semi rosse e queste contrasta poi con tutto il resto. Insomma, questo è un periodo che rappresenta un po' una sorta di progetto per quello che è poi ciò che vogliamo trovare in giardino il prossimo anno in primavera. Comunque, questo volevo farlo un piccolo video così per presentare questa stagione che è adatta per lavorare ancora in giardino, e nel prossimo video magari vediamo come piantare i tulipani nella terra, come piantare anche il ciclamino e l'ipeion. Adesso farò una piccola ricerca perché questi sono piccoli bulbi che non ho mai avuto, in più ho acquistato anche il giglio della Madonna, mi sembra che si chiami così, un giglio bianco che deve essere molto profumato. Anche questo, i gigli ad esempio, sono anche adatti per essere sistemati nel terreno in questo periodo. Ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino in cui andremo a vedere come inserire i bulbi nella terra. L'avevo già fatto in un video precedente, però voglio rifarlo perché è un'operazione che in questo periodo dà ancora tanto stimolo per quello che riguarda i lavori in giardino. Naturalmente non in una giornata come questa in cui sta piovendo. Il video scorso l'avevo fatto che c'erano quasi 20 gradi, adesso oggi ce ne sono 13, se va bene, in più c'è questa pioggia battente e oggi è una giornata in cui stare in casa. Domani dovrebbe esserci il sole e quindi mi dedicherò ai lavoretti di giardinaggio, tra cui l'impianto dei miei tulipani in giardino. Ciao a tutti, al prossimo video, ciao ciao!